Ciao amici, oggi parliamo di videocamere per il motovlog, videocamere che i biker possono utilizzare durante le loro gite, durante le loro escursioni. Però, come al solito, vi consiglio, vi chiedo, sì, bravi, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Basta cliccare sulla parola in rosso iscriviti e poi cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sui video che vado a caricare. Ma prima di parlare delle videocamere che io utilizzo, prima di questo, sigla! Qualche tempo fa un amico mi ha chiesto cosa utilizzavo per fare i miei video dei miei viaggi fatti con la moto. Io in realtà, essendo diciamo all'inizio dei video, non ho voluto spendere tanti soldi e mi sono affidato a due videocamere giusto per cominciare a provare. Mi sono affidato a una GoPro Hero 5 che monto sul casco e poi, spendendo qualche cosina in più, utilizzo la Insta360 One X2 e vi dico come io mi sono trovato e cosa ne penso delle due videocamere. Partiamo da quella più famosa, che è la GoPro. Nel mio caso ho la Hero 5 che funziona da Dio, così vi spiegherò cosa faccio durante i miei viaggi. Allora, passiamo alla 360. Allora, io la videocamera che utilizzo, come impostazioni non ho voluto esagerare, ho impostato un Full HD con 30 frame per secondo e questa videocamera viene montata sul casco in questa maniera, vi faccio vedere. Allora, qui c'è il porta GoPro dove io vado ad inserire la mia GoPro qua dentro. Dopodiché, per poter essere sicuro di non perderla, metto il gancetto su un secondo attacco. Ecco qua. Così sono più che sicuro di non perdere la videocamera. Tutto assicurato. In più, siccome mi piace parlare durante i miei viaggi o comunque do dei suggerimenti, dico qualcosa, ho voluto mettere anche un microfono. Vedete, qui c'è lo spinotto e per far funzionare il tutto ho dovuto comprare un adattatore, che è questo qua. Questo adattatore che io vado ad assicurare con un velcro qui e poi aggiungo lo spinotto. Qualcuno mi ha detto: ah, ma no, questo qua non funziona col microfono. Sì, bisogna stare attenti agli spinotti con 3 linee e agli spinotti con 2 linee. Allora, gli adattatori GoPro accettano solo questo tipo di spinotti, quindi spinotti con 2 linee. Spero che sia a fuoco, si riesce a vedere bene. Ok, grazie Ginevra per il tuo supporto. Ginevra è mia figlia che mi dà una mano tantissimo. Allora, adattatore, quindi 2 linee, agganciato, e poi vado ad mettere l'altro spinotto così. Beh, questo qua adesso non lo attacco qua perché farei un po' di fatica. Dopodiché poi tutto funzionante e ho il mio microfono direttamente qui. Questo qua è il microfono dell'interfono e qui nascosto qua dentro ho messo il microfono della GoPro. Il tutto funziona benissimo. Devo dire che nonostante sia una GoPro un po' datata, quindi è una Hero 5, devo dire che fa delle immagini stupende. Già la GoPro Hero 5 ha lo stabilizzatore di immagine che funziona benissimo. Poi, per quanto riguarda far partire le immagini o meno, io utilizzo il telecomando. Questo telecomando qua, sempre della GoPro, che io ho assicurato sul cruscotto della moto in questa maniera. Vedete? Allora, sempre utilizzo il velcro qua davanti,
non so se si riesce a vedere, qui c'è il velcro, io attacco la GoPro sul velcro e per sicurezza, per non perderla, un moschettone sull'anello delle chiavi, e io qua mi gestisco la mia GoPro senza alcun problema. Ma veniamo adesso alla telecamera un po' più impegnativa, la Insta360 One X2. Io la GoPro, scusatemi, la Insta360 la assicuravo col bastone, quindi io qua ho il bastone che avvito direttamente sul kit moto direttamente venduto dalla Insta360. La mia GoPro l'ha sempre avvitata e facevo in modo di avere lo schermino della Insta360 qua davanti a me, da questa parte. Ginevra, vieni, gira, eccolo qua, questo è lo schermino, questo qua. Con lo schermino davanti a me e anche il pulsante per la registrazione. Così io durante il viaggio non devo fare altro che schiacciare e partiva dopo qualche secondo, 2-3 secondi se ricordo bene, partiva già la registrazione. Cosa è che non mi è piaciuto della Insta360? Prima cosa è la post-produzione. Si perde tanto tempo, quindi per chi vuole documentare i viaggi, deve mettersi poi in testa di investire del tempo al computer. Col computer si riesce a gestire bene tutto il materiale, tutti i file. Quindi dicevo, bisogna stare lì in post-produzione a scegliere quale immagine delle 360 utilizzare per il video. Io inizialmente utilizzavo queste protezioni per le lenti, le classiche protezioni sempre vendute dalla Insta, che servono per proteggere le lenti della videocamera. Poi cosa ho fatto? Ho scoperto che questa protezione andava a coprire il buchino del microfono della Insta One X2, che sono qua davanti, vedete? Ne ha 4 in realtà, ne ha uno qua laterale, uno qua davanti, questo qua, vedete? E poi uno ovviamente qua dietro e uno dalla parte opposta laterale. Quindi ho pensato, se sono coperti i microfoni, ovviamente l'audio è scarso. E allora ho comprato le protezioni per le lenti, quelli che si incollano, perché hanno il buchino. Bene, ho comprate, vedete questa qua la protezione, fate caso che qui c'è un buchino qua, dove questo buchino serve a far passare l'audio. È vero, è una videocamera favolosa, registra a 360 gradi e ci permette di poter catturare quei particolari che altrimenti con la GoPro non si possono catturare, perché comunque l'inquadratura GoPro è sempre davanti. Con la Insta360, come avete visto nei miei video dei viaggi precedenti, riesco a far vedere quello che ho alla mia destra, alla mia sinistra, o dietro, davanti, quindi posso spaziare tranquillamente. Bene ragazzi, detto ciò, io vi saluto, vi ricordo come sempre il motto e il consiglio più che motto di Nico Cereghini: casco in testa sempre allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi e al prossimo video!